Per gli amanti del calcio direi che Inghilterra-Argentina potrà diventare una di quelle partite che ci si ricorderà a lungo, non tanto per la bellezza estetica di tutti i 90, anzi più di 100 minuti giocati, quanto più per le emozioni forti e incredibili che abbiamo vissuto più o meno dal minuto 80 in poi, da quando è entrato Lautaro Martinez, più o meno. Quel Lautaro Martinez che tra l'altro su assist dell'eterno Lionel Messi ha permesso all'Argentina di segnare il gol del 2-1, completare la rimonta e andare quindi ufficialmente a giocarsi la finale del mondiale domenica sera contro la Spagna. È stata una partita che ha trovato tanti collegamenti con l'Inter, non solo nel gol di Lautaro Martinez, non solo in altre cose simboliche di cui fra pochissimo parleremo, ma anche per ragioni di mercato, perché notizie rilanciate in queste ore dal Corriere dello Sport, anche dall'esperto di mercato Nicolo Schira, se ho letto bene, c'erano degli emissari dell'Inter presenti ad Atlanta ad assistere a questa partita, nella quale sono scesi in campo almeno tre obiettivi che l'Inter sta monitorando per queste prossime settimane di mercato. Uno è l'obiettivo primario e sapete benissimo a chi mi sto riferendo, però occhio anche agli altri due perché in un modo o nell'altro potrebbero tornare molto vivi e molto caldi. Ne parliamo all'interno di questo contenuto nel quale vi do il ben ritrovati, amiche e amici passeri interisti, con un nuovo sfondo, come vedete, che va ancora completato, ne riparleremo meglio in diretta questa sera, però aspettatevi qualche cambiamento qui alle mie spalle. Vi ricordo e vi invito a lasciare qui sotto un clic sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti e anche se vi va a entrare nel club di Passione Inter, trovate qui in alto il QR code per unirvi alla nostra grande community. Non vi faccio perdere ulteriore tempo e comincerei a parlare del primo grande obiettivo di queste settimane, direi, di mercato dell'Inter. Adesso vi spiego perché lo dico al plurale e do questo orizzonte temporale. Beh, indubbiamente il primo obiettivo in queste ore, ve lo mostro anche a video, è Jed Spence, esterno sinistro del Tottenham, che anche ieri ha giocato titolare con la maglia dell'Inghilterra e è stato indiscutibilmente uno dei migliori della sua nazionale. Ho letto diversi giudizi e commenti online di molti che dicevano addirittura il migliore dell'Inghilterra. Ci ha colpiti fin da subito, fin dai primi 3 minuti, se non erro, al terzo, quarto minuto, mi pare, ha fatto subito una giocata molto interessante in attacco, si è reso protagonista di una chiusura difensiva in scivolata in area tanto rischiosa quanto efficace e spettacolare, e quindi ha fatto una partita veramente completa di personalità in uno dei palcoscenici direi più importanti che qualsiasi calciatore possa vivere. Forse solo la finale appunto del mondiale è più importante di una semifinale, quindi ottima prestazione. Più o meno ironicamente, in tanti, forse anche voi stessi, avranno pensato, ecco, dopo questa prova in questa partita, adesso il valore di Spence è aumentato ulteriormente. Dico più o meno ironicamente perché da un lato c'è un po' di ilarità in questa frase, dall'altro non è necessariamente detto che non sia così, perché effettivamente i riflettori puntati su di lui gli hanno permesso di farsi notare in maniera ancora più importante e il Tottenham in questo si sfrega le mani. Spence, che è diventato in questi giorni, ve l'abbiamo raccontato, il principale obiettivo dell'Inter per la fascia, giocatore particolare perché è un destro di piede che però gioca sulla fascia sinistra e l'abbiamo visto anche con la maglia dell'Inghilterra, e questo tra l'altro è un possibile assist che potrebbe agevolare la sua cessione al Tottenham, perché andando a vedere la rosa del Tottenham in questo momento, il Tottenham si ritrova con un terzino destro solo, che è Pedro Porro, peraltro anche lui si è fatto notare al mondiale in questi giorni, e ben 4 terzini sinistri, Spence ovviamente, poi Udoge, Sousa appena comprato dal Santos in questi ultimi mesi e Robertson ingaggiato a parametro zero dal Liverpool. Motivo per cui le strade sembrano essere due: o Spence, essendo destro di piede, viene dirottato sulla fascia destra, laddove però sarebbe comunque un vice perché Pedro Porro rimane il titolare, altrimenti viene ceduto. In questo momento non sembra che goda, diciamo, di una fiducia incondizionata da parte dell'allenatore De Zerbi, che non lo vede come uno dei principali nomi per il nuovo corso del Tottenham, motivo per cui pare che appunto in questi giorni Spence abbia dato il benestare ad un trasferimento all'Inter. Il problema, manco a dirlo, sembra una litania che abbiamo ripetuto tante volte, il problema è la valutazione, perché il Tottenham fa di Spence una valutazione da circa 35 milioni di euro. Vediamo poi, come dicevo prima, se questa partita e queste ultime prestazioni la possano spingere anche un pochino più in su, speriamo di no. Una valutazione che in questo momento lo rende non irraggiungibile,
però sicuramente un giocatore costoso. Servirebbe uno sforzo non pareggiato, non pari a quello che sarebbe servito per Palestra, però sicuramente maggiore di quello che sarebbe servito per Calaili. Quindi è un profilo che l'Inter continua a monitorare. Da quello che filtra in queste ore, la volontà è quella di provare a trattare, mantenendo però una certa dote e dose di pazienza, che so che non essere un termine particolarmente apprezzato in questi giorni, visto che appunto l'Inter si è già vista sfuggire diversi obiettivi, però con il passare delle settimane potrebbe essere, diciamo, il tempo potrebbe vertere a favore dell'Inter e verso una valutazione che magari per il Tottenham, che deve sfoltire un po' in quella zona di campo, potrebbe un pochino abbassarsi. C'è sempre l'incognita, questo lo sappiamo, sulla nostra pelle, l'incognita che però nel frattempo arrivino altre squadre che si inseriscano e magari fanno offerte superiori. Però in questo preciso momento Spence è il giocatore che l'Inter mette al primo posto come possibile rinforzo per la fascia destra, e qui quindi torniamo al discorso anche di prima, giocatore che da tempo gioca a sinistra, è destro di piede, quindi non credo che abbia eventualmente grandi difficoltà a trasferirsi dalla parte opposta, però magari andrebbe un attimino lavorato. Vi dicevo però di 3 nomi che ieri sono scesi in campo e che l'Inter tiene sott'occhio. Uno è il principale ed è quello di Spence, ce ne sono altri 2. Il primo è quello di un altro giocatore che ieri ha fatto una gran bella partita. Non giocava nell'Inghilterra, giocava nell'Argentina. Mi sto riferendo naturalmente al Cuti Romero, difensore centrale anche lui del Tottenham, pacchetto completo verrebbe da dire. Difensore centrale di cui l'altro giorno parlava anche Fabrizio Romano, se non erro, dicendo che Inter e Barcellona hanno preso i primi contatti per appunto per Romero, che peraltro è già stato anche in Serie A tra Genoa e Atalanta, con la differenza che il Barcellona intanto vuole fare un attaccante in questi giorni, in queste settimane, e poi prima eventualmente di acquistare un nuovo difensore centrale vorrebbe cedere qualcuno in quella stessa zona di campo. Anche qui mi devo ripetere, ragazzi, so che è fastidioso, però è la realtà. Il problema, anche per quanto riguarda Romero, ancor più rispetto a quello che dicevamo di Spence, è la valutazione, perché nel caso di Romero addirittura si parla di circa 50 milioni di euro di valutazione fatta dal Tottenham per un giocatore che ad oggi ha un ingaggio netto da 6 milioni e mezzo all'anno, ingaggio netto, al quale aggiungendo i potenziali bonus, se li centra tutti, può arrivare fino a 8 milioni netti. Parliamo quindi di una cifra che si avvicina, compresi i bonus, si avvicina ai 15 milioni lordi. Al momento è il terzo più pagato della rosa del Tottenham. Quindi capite bene che mi verrebbe da dire che al momento sia ai limiti dell'irraggiungibilità. Poi in mattinata il Corriere dello Sport, nell'articolo in cui parlava anche di Spence, diceva che qualora il Tottenham aprisse una soluzione di prestito, allora potrebbero nascere tutta una serie di nuove opportunità. Dovessi dirvi la mia, ragazzi, se le valutazioni sono queste, le cifre sono queste, non vedo quanto margine ci sia per ragionare di un prestito che magari non abbia nemmeno un riscatto particolarmente alto o che comunque rientri nelle cifre che l'Inter è disposta a spendere e sulle quali è disposta a trattare. Sarebbe un giocatore molto importante, molto forte, forse un pizzico irruento per il campionato italiano e per la maglia che andrebbe ad indossare, uno di quelli che però, per come vedo io il calcio, gasano. Cioè, un giocatore così, averlo in difesa a me gaserebbe molto, veramente forte, però ecco, a queste cifre io francamente registro queste voci che circolano anche da Fabrizio Romano, che è sempre uno dei più informati, dei più precisi, mi sembra complicato. L'ultimo nome, e qui invece arriviamo ad un giocatore che purtroppo non ha giocato bene, che è Nahuel Molina dell'Atletico Madrid. Ieri male, ma in generale direi un mondiale non positivo per lui. Il gol che subisce l'Argentina ha una buona fetta di colpe per una sua disattenzione, che peraltro lo scrivevo anche ieri nel club di Passione Inter. Mi ha ricordato vagamente l'errore e la disattenzione che fece Luis Enrique in Inter-Juventus quando l'Inter prende il gol da Cambiaso. Poi lì c'era stato anche Bis, Chinare che aveva fatto un po' di pasticci, però come stile diciamo che è un po' la stessa cosa, giocatore che gli taglia, in questo caso alle spalle, al tempo Cambiaso gli aveva tagliato davanti a Luis Enrique, giocatore un po' fermo, il difensore, e quindi palla che entra in rete. Come vi raccontavo in questi giorni, diciamo che tra tutti i nomi che sono circolati in queste, dopo diciamo l'affare Calaili sfumato, forse Molina può essere considerato l'usato più sicuro di tutti, quel giocatore che non ti stravolge la squadra, ma allo stesso tempo ti garantisce una certa solidità, una certa, diciamo, un certo ordine, mi verrebbe quasi da dire. Anche qui però
bisogna valutare il rapporto fra i costi e i benefici. Se si tratta di un'opportunità ad un costo relativamente basso, si può ragionare. Al momento non sembra così, quindi diciamo che lo metterei comunque in secondo piano. Ehm, Al momento ribadisco quindi il primo nome è Spence, l'Inter ci proverà. L'obiettivo è quello di abbassare un pochino questa valutazione del Tottenham da 35, se non di più, milioni di euro. Vedremo nelle prossime settimane se ci sarà margine per aprire un discorso un pochino più approfondito. Dedico però 2 parole finali dopo questo capitolo di mercato anche al signor Lautaro Martinez, che ieri tra l'altro con il gol realizzato all'ultimo, si trova ad un gol solo da Sergio Agüero come terzo miglior marcatore della storia dell'Argentina. Al momento è quarto, tra un gol raggiungerà Agüero e poi davanti avrà solamente Batistuta e ovviamente Lionel Messi. È stata una partita fatta anche di immagini, di foto molto impattanti, ve ne mostro alcune, anzi un paio fondamentalmente. La prima quindi è quella di Lautaro Martinez in lacrime che abbraccia Lionel Messi, è stata anche una serata molto emotiva ed emozionante anche per il 10, per Scaloni, per tanti giocatori. Io quando vedo l'Argentina giocare, so che a molti non sta simpatica, però pur non essendo argentino riesco veramente a percepire, non dico fisicamente, ma quasi la grande passione e il grande trasporto emotivo che questa squadra si porta dietro con anche la sua gente, quindi non riesco a non simpatizzare per l'Argentina al di là della presenza del nostro capitano che ieri è stato decisivo, invocato da molti con la sostituzione che è arrivata solo tra virgolette al minuto 80, ma questo non gli ha impedito di poter essere decisivo. Estremamente affascinante, devo dire, anche quest'altra fotografia che vi mostro, che è stata ricondivisa, mi pare, proprio dall'Inter, con la scritta Tradizione Argentina, con nella parte alta Zanetti e nella parte bassa Lautaro Martinez. La particolarità incredibile è che l'ultimo gol ufficiale che l'Argentina aveva segnato contro l'Inghilterra era stato 28 anni fa, nel Mondiale del 1998, e lo mise a segno proprio Zanetti con la maglia blu, come quella che ieri aveva l'Argentina, e con il numero 22 come il numero di Lautaro Martinez. Cioè un collegamento veramente pazzesco, un passaggio di testimone incredibile dallo storico capitano dell'Inter ad un altro che comunque sta entrando, o direi anche è già entrato nella storia dell'Inter. Vedremo cosa accadrà da qui in poi e adesso vedremo se in finale riuscirà ad alzare la coppa e sarebbe un traguardo storico anche e soprattutto per Lionel Messi che ne vincerebbe 2 consecutive. Mi ero tenuto un'ultima cosa ovviamente il record, ragazzi, è intatto, il record di finalisti del mondiale che fanno parte della rosa dell'Inter sembrava complicato e invece è intatto. Ancora una volta Lautaro Martinez prosegue questa striscia che va avanti dal 1982, se non erro, sì, con almeno un giocatore dell'Inter in finale del mondiale. L'ultimo era stato ancora Lautaro Martinez e anche questa volta è lui. Parlando di attaccanti, ultimissimo flash, ieri un po' all'improvviso, ve lo faccio vedere perché mi ha gasato molto, Karim Benzema, ex attaccante del Real Madrid, ora in Arabia Saudita, se n'è uscito con una storia su Instagram così, indossando la maglia dell'Inter stagione 97-98. Il brividino di vedere Benzema, perché Benzema è ormai quasi a fine carriera, però il brividino di vedere un giocatore fenomenale come lui con questa maglia mi è venuto. Nel club, in maniera un po' scherzosa, il nostro Lorenzo scriveva: ecco, abbiamo la quinta punta, eccola qua, Karim Benzema. Questa era giusto come nota di colore finale di questo contenuto. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Vi ricordo ancora di lasciare qui sotto un click sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti. Anche i vostri commenti ho voglia di leggere, soprattutto sulle questioni di mercato, naturalmente sul nome di Spence. Voglio capire se qualcuno ha cambiato un po' idea sul suo profilo. Io vi dirò la mia in maniera più approfondita questa sera in diretta alle ore 19:30, perché qualche cosa da dire ce l'ho, e ovviamente però di questo e di tutti gli altri temi continuiamo a parlarne anche nel club di Passione Inter, quindi se vi va, come dicevo prima, il QR code lo trovate qui in alto. Ed infine non mi resta che segnalarvi che per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, ma se mi stai seguendo su YouTube puoi cliccare qui alla mia destra per recuperare un altro contenuto.